Ragazzi, guardate dietro che spettacolo. Buongiorno ragazzi. Altro giorno qui in Austria. Come avete visto ieri siamo appunto arrivati nel paesino di Altstadt, adesso la pronuncia passatemela, è quella che è. Come vi dicevo ieri, abbiamo trovato parecchie difficoltà nel parcheggiarci, più che altro perché appunto l'unico parcheggio che c'era, l'unico campeggio che c'era su Google lo dava temporaneamente chiuso. Siamo comunque andati lì di persona a vedere se effettivamente era vero, però c'era la sbarra appunto chiusa, dentro c'era un camper ma zona reception, così era tutto buio, tutto spento, e comunque erano le 6:30 di sera, non è che erano le 11. Abbiamo lasciato perdere, rigira, non ce l'abbiamo fatta, anche perché gli unici 4 parcheggi che ci sono, che sono comunque belli grandi, sono prettamente solamente per le macchine, anche perché hanno la sbarra per l'altezza, quindi a meno che non lo facevamo cabrio non potevamo entrare e quindi abbiamo optato per questo posticino qua sul lato strada, diciamo in una stradina secondaria residenziale, che devo dire ci ha permesso di dormire bene, nel senso nessun tipo di problema, silenzio più totale, macchina che passa, nessuno ci ha rotto le scatole, quindi vabbè, comunque noi soliti ci siamo chiusi dentro, abbiamo fatto sosta in un campeggio, abbiamo mangiato e poi dopo abbiamo dormito, quindi nessun tipo di problema. Oggi come vedete la giornata è prettamente nuvolosa, tra l'altro ci sono anche le nuvole, la nebbia bassa qua sulle montagne. Bello spettacolo, però ragazzi, stupendo, anche perché come vedete ci sono tutte le montagne qua dietro, siamo praticamente in una valle e questo paesino qua è appunto in una valle sul lago. Lo vedremo insieme, anche perché non l'abbiamo visto neanche noi. Tra l'altro noi siamo venuti qua sotto suggerimento dei miei genitori, che c'erano stati col camper nel lontano 2012 proprio in quel campeggio lì, però nel 2012 appunto era in funzione, poi dopo comunque loro sono venuti in estate, quindi sicuramente avrà avuto un'altra gestione, tutto il resto 2012 parliamo. Quindi oggi vedremo e andremo a visitare questo paesino. Io per il momento sto facendo la classica passeggiata mattutina qua con Mac, così fa i suoi bisogni. Tra l'altro qua di natura ce ne abbiamo quanta ne volete. Questa qua è una zona leggermente industriale, un po' più all'interno. L'unica neve che c'è qua è questa, che praticamente ormai è ghiaccio sporco, però vabbè. Ovviamente da notare che qua in Austria i sentieri nella natura ci sono praticamente dappertutto, quindi in ogni punto dove siete potete intraprendere delle stradine che vi portano appunto nel cuore della natura. Questo doveva essere un letto di un fiumiciattolo che però adesso è in secca, però tutto l'ambiente circostante qua ragazzi fa paura, stupendo, bellissimo, guardate che roba. Qua in mezzo al bosco una tantum trovate questi cartelli qua, che facendo la traduzione praticamente vorrebbe dire sii premuroso rispetto alla fauna selvatica, tieni i cani al guinzaglio. Quindi guardate che cartello che hanno messo con l'insegna appunto del cane e del cerbiatto. Carina come cosa, anche perché giustamente non è che noi e i nostri cani siamo gli unici qua intorno. Mac io di solito lo lascio slegato, difatti l'avevo lasciato slegato, appena visto questo cartello qua l'ho rilegato, difatti ci sta come cosa. Qua tra l'altro sempre sulla stradina c'è un centro di addestramento per cani, dove appunto vedete che hanno in mezzo birilli, qua dei giochi da fare. Adesso non so se al momento è chiuso o meno, però dai, carino, hanno un bello spiazzo anche qua di erba. Modern Dogs Work. Eccoci parcheggiati lì. Tra l'altro ieri sera sul tardi è arrivato anche questo italiano qua, si è messo appunto qua dietro. Ragazzi, guardate dietro che spettacolo, tutta la nebbia bassa quota e là dietro tutto blu. Adesso non so se dal video rende, però proprio un bel panorama. Camperino lo lasciamo lì e andiamo a fare 2 passi in centro a vedere il laghetto. Carine anche tutte queste casette appunto stile montagna, in legno, fatte tutte così, hanno comunque il loro giardinetto, beh, alla faccia del giardinetto ce n'hanno un po' di verde, però fatte molto bene, belle. Ovviamente non sono, penso, di recente costruzione, però si mantengono da Dio. Tra l'altro non hanno neanche le persiane inferriate, niente di niente, proprio così alla natura. Siamo riusciti a tirar giù anche Claudia dal letto questa mattina, ce l'abbiamo fatta. Ah, mi sono anche svegliata presto. Sì, no, diciamo che io tendo a portare fuori Mac la mattina, così magari faccio qualche foto, parlo un po' con voi, poi dopo torno sul
camper, lei ha già preparato tutto e si è già svegliata. Il signorino è già preparato il signorino torna, colazione, mangia. Non sempre, qualche volta preparo anch'io, diamo, dai, pesiamo la bilancia 50-50 o 60-40, non lo so. Freddo non ce n'è, ci sono intorno ai 5-6 gradi, però vabbè, coprendosi si sta un attimino meglio, ecco. Vediamo di riuscire a fare questo giro appunto prima che piova, perché forse dopo mezzogiorno comunque dava pioggia, sì, previsioni. Quindi vediamo di farcela. Vai, non so tipo vi facciamo vedere il video in 30 secondi. No, non sappiamo quanto c'è distante dal lungolago, ecco, perché appunto siamo leggermente all'interno. Boh, vediamo, noi camminiamo e vediamo dove arriviamo. Guardate anche questa villettina qua con tutti gli ailandi fuori, pinetti, giardinetto, casetta. Questa è leggermente più recente perché si nota, è proprio bella bella, tenuta da Dio, con davanti tutte le luci qui, e di fianco qua c'è il posto per due garage, ecco, due posti auto, però fatta davvero davvero bene, tutto in legno, bella. E qui oltre appunto il lago là hanno anche il fiumiciattolo che scorre qua verso il lago. Guardate che paesaggio, montagne dietro, fiume che va verso di là, bello. Campetto da basket con anche campo da beach volley con la sabbia, pensate un po', ai campo da calcio là dietro, anche perché qua è la scuola, adesso non so se le elementari o le medie. Il cielo è impressionante, guardate che roba, è blu, ha le varianti proprio chiare, scure, mamma mia. E là c'è la funicolare che sale, adesso proverò a zoomare un attimino con la GoPro, non so se si riesce bene a vedere, però appunto c'è una che va, una che torna di navetta dalla funicolare che sale fin su. Questa qua è la strada principale, quella che abbiamo percorso anche ieri sera, che verso di qua vi porta al P1 e dovremmo sbucare al lago se tutto va bene. Il campeggio invece che ieri abbiamo tentato di entrare è questo, dove c'è scritto lì camping. L'ingresso è lì, però il reception non c'è ancora nessuno. Adesso c'è quel van che sta facendo manovra, non so se sta parcheggiando per poter entrare, però là ci sono dei camper, però boh, magari era chiuso solamente ieri sera, chi lo sa. Questo qua prezzo più basso che abbiamo trovato fino adesso, gasolio a 1,6,7 e super a 1,5, quindi per il momento è al primo posto come benzinai qui in Austria. Vedete che questi parcheggi qua ci sono, però hanno il limite a 2,2 metri, quindi chi di voi ha un van più basso, un minivan, un Volkswagen, quelli lì diciamo che ci può stare. Chi invece c'ha un van o un camper non ci si può stare. Sarebbe stato comodo perché davvero siete vicino al lago e vabbè, si poteva pagare una cifra e si poteva stare, però ahimè non si può. Eccolo qua finalmente il lago, qua c'è un piccolo parco giochi per i bambini, calmo 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 proprio. A che specchio, l'acqua è strapulita ragazzi, è trasparente. E avendo costruito il parco giochi dei bambini proprio qua vicino alle sponde del lago, dove l'acqua è più bassa, hanno messo anche una scaletta lì dove comunque d'estate si presume che appunto giochino, con anche la palafitta lì in mezzo, quindi molto molto bello. C'è una pace incredibile, anche perché non ci sono tantissime persone, noi altre 2, 3, 4 coppie, ma davvero c'è una pace in questo paesino che è allucinante, proprio non si sente niente.
Non c'è il sole oggi, però come avete visto le immagini parlano da sole, anzi soprattutto con questi colori qua scuri, blu, un pochino il chiaro, vengono fuori delle riprese veramente allucinanti. Poi il paesino comunque rende tanto, anche perché è proprio a picco sul lago, ecco, sull'acqua. Difatti proprio adesso ci stiamo recando lì per appunto andare a vedere il centro, e insieme a voi lo vediamo per la prima volta. Fuori da una casetta abbiamo trovato questo praticamente metro, questo livello di altezza, e qua segna le alluvioni che ci sono state tutti gli anni. Pensate, il 7 settembre del 1920 è arrivata praticamente fino a qua, 897, così via, 899 nel 2002, pensate nel 1955 qua praticamente l'alluvione. E guardate che roba che ha fatto invece nel 20, mamma mia. Ovviamente, come in tutti i laghi, potete noleggiare il traghetto per andare a visitare queste località qua, che sono appunto tutte sul lago. Adesso siamo praticamente arrivati nella zona iniziale della cittadina. Difatti quelle due gallerie lì, una all'entrata e una all'uscita del paese, difatti quella galleria lì è quella che abbiamo fatto ieri sera per arrivare, e poi noi siamo andati in lungo di qua per poi andare dove abbiamo parcheggiato. Questa diciamo che è la zona appunto iniziale, e di là si prosegue per andare verso il centro storico o tipico che sia. E questa qua è la zona di accesso pedonale all'interno delle viuzze del paesino. Guardate ragazzi questo hotel, perché appunto è un hotel a 4 stelle, la pianta com'è che l'hanno fatta crescere tutta intorno, sicuramente c'è un giardiniere dietro perché l'hanno proprio fatta arrampicare in mezzo alle finestre, bello, ma che roba. Ovviamente tutto questo sempre di fronte al lago. Noi eravamo là prima. Siamo arrivati nella piazza praticamente principale, dove potete trovare tutte le casette intorno, questa specie di scultura in mezzo, e vabbè là ancora c'hanno ancora l'albero appunto di Natale fatto, però come vedete ci sono tutte queste casettine qua sempre con le piante sopra, tutte addobbate, ed ecco il campanile che suona. Mezzogiorno. Bello, però questo qua è un altro hotel dove si può anche mangiare, questo qua è un altro hotel bed and breakfast. E qua è tutto diciamo il cuore di Ostad. Ci sono due chiese con due campanili, prima è partito uno, adesso sta andando l'altro, così non si perdono proprio nessun minuto, nessun secondo. Tra l'altro a mezzogiorno a me è venuta anche un pochino di fame, ho mangiato qualche biscotto in meno stamattina e questo mi sa che lo sto risentendo. Sta uscendo il sole proprio dietro il campanile all'alba di mezzogiorno. Da qui escono direttamente con le barchette sia da qua che anche da là, come vedete, e ce l'hanno più o meno tutte. È bellissimo quando l'acqua arriva praticamente a casa perché ce l'hanno dentro. Guardate che bello, che spettacolo. Non so quante volte l'avrò ripetuto che spettacolo in questo video, però non vogliatemene, ma il posto merita davvero, è molto carino. Se passate appunto dall'Austria, se passate da queste parti, passate posta di qua davvero, perché merita. Noi abbiamo fatto 2 orette e mezza ieri, ma ne è valsa la pena, anche perché sono posti belli, ecco. L'unica parola che mi viene da dire è belli, quindi sì. Tra l'altro laggiù in fondo c'è un'altra casupola, un altro, non so se hotel, qualcosa, magari un
uno di quei posti dove anche si ferma il traghetto, ecco. Ovviamente potevano mancare qualche informazione tecnica del luogo, e bensì no. Per i più curiosi di voi, pensate che la profondità media del lago è 65 metri, quindi neanche più di tanto, e la funicolare che stavamo vedendo prima, pensate che vi porta fino a su, che c'è una miniera di sale, e se vi spostate sempre più all'interno c'è anche un lago sotterraneo con anche delle cascate. Quindi ovviamente noi, vabbè, con Mac non ci andiamo, però per chi di voi è più curioso, più avventuroso, lo può fare, e sicuramente sarà molto interessante, ecco. Tra l'altro guardate chi è arrivato adesso. Il nostro amico Cigno, che speriamo che non lo veda Mac, anche perché se no, guardate come tiene la zampa, sta usando solo la sinistra, si vede che la fa riposare la destra. Cosa fai lì? No, ehi, non si salta giù, Curioso? Cane curioso? C'è un cane curioso? Lasciato il centro ci ridirigiamo verso il van, anche perché è mezzogiorno passato, a parte una piccola famuccia che ci sta venendo, ci dobbiamo spostare nella prossima tappa, quindi il viaggio continua e vediamo dove andare. Mangiato qualcosina al volo e adesso ripartiamo, ce ne andiamo via da questo paesino e incominciamo a scendere giù verso sud dell'Austria, più o meno, non lo so, sì, si può dire sud-ovest, sì, sud-ovest, sì, sud-est, est-ovest, no, sì. Sud-ovest, e vabbè, insomma, ve lo faremo vedere a breve dove andiamo. Si va? From hot asphalt, a voice within me tells me don't go home. So I run until my feet give out. I jump a little higher to clear the ground. Every shadow of every girl, every time I turn around, I swear it's her. Anche qua continuiamo a attraversare vallate con praticamente praterie sia a destra che a sinistra, animali, cavalli, galline, se ne vedono di tutti i colori. Sempre qua paesini con casettine proprio tipiche di montagna, alpine, ma proprio paesaggi davvero belli belli belli. Sometimes I find I switch off and I start to drive streets that no longer. Abbiamo appena attraversato una località che, scusate il nome ma non lo so pronunciare, siamo praticamente su a 1400 metri, qua di neve ce n'è un po' di più, qua ovviamente ci sono tutti gli impianti di risalita e tra hotel, casette e tutto c'è la gente che va a sciare, però bello, stiamo continuamente cambiando paesaggio, davvero da praticamente ogni 20 minuti di strada si cambia paesaggio. So I found a room in a leafy street with a stranger and a traveler who both welcomed me. I try and remember my new way home. Buonasera! Durante la nostra strada verso sud-ovest dell'Austria ci siamo imbattuti in questo paesino che a breve vi faremo vedere e vedremo anche noi perché non l'abbiamo ancora visto, che si chiama, pronuncia lei che questa volta lo sa meglio, Montendorf. Dai, ci può stare, dovrebbe essere così la pronuncia. E sembrerebbe un paesino abbastanza, tra virgolette, medievale, passatemi il termine, sì, perché comunque da quello che abbiamo visto arrivando le casette sembrano così. C'è anche un castello all'ingresso del paese e adesso vediamo, ci dovrebbe essere un pochino di luci, qualcosa, andiamo a visitarlo. Abbiamo parcheggiato il van qua dietro, praticamente in un parcheggio normale dove ci sono altre macchine, van parcheggiati, non ci dovrebbero rompere le scatole, se tutto va bene stiamo qua anche stanotte, però per il momento andiamo a vedere questo paesino. Qua ragazzi c'è un piccolo ruscello, purtroppo scusate le immagini ma non si vedrà assolutissimamente nulla. Io adesso riprenderò il più possibile, ovviamente essendo buio, ripeto, non so quanto si vedrà. Se non piove, perché domani mattina hanno dato acqua, se non piove domani mattina magari rifacciamo un girettino con la luce così si vede un attimino meglio.
Oh, I swear I'm almost over you. Sometimes I find I switch off and I start to drive streets that no longer are mine. Pensate che qua nella piazzetta principale, come state vedendo, praticamente hanno allestito un piccolo chioschetto con un piccolo braciere, 2 tavolini, e servono appunto da bere bevande calde, con dietro anche l'albero tutto illuminato. Dai, carino, l'atmosfera ci sta molto natalizia. Ragazzi, non abbiamo resistito, anche noi dovevamo per forza prenderci un bicchierino di vin brûlé. Eh sì, Cin, alla ragazzi. salute ragazzi, alla salute. Ah, che poi vin brûlé con anche bicchierino di salatini, dai. sì. Ci sta. E dai, almeno facciamo una piccola merenda inoltrata all'alba delle 5:20. Una sorta di aperitivino, Sì, dai, prima di continuare il giretto. I got burning feet from hard asphalt. A voice within me tells me don't go home. So I run until my feet give out. I jump a little